Ciao ragazzi, bentornati ad un nuovo appuntamento con il vostro youtuber preferito, Uramariki, professione nerd. Viva la modestia. Torniamo oggi a parlare di Dragon Ball con un action figure che è davvero stupenda. Ve ne ho già dato un piccolo assaggio nel mio video haul degli acquisti del mese di marzo e se non l'avete ancora visto ma volete andarlo a recuperare vi lascio qui sotto nell'info box il link diretto. Si tratta della riproduzione di uno dei villain principali di Dragon Ball Z ed è in effetti il mio preferito in assoluto. Sto ovviamente parlando di Freezer, che si presenta in questa nuova versione con una bioarmatura completamente dorata. Questa qui è la box. Si tratta di una Ichiban Figure Master Lease Back to the Film. Come sappiamo, questa linea rappresenta soltanto personaggi che sono apparsi almeno in uno dei tanti film di Dragon Ball. E infatti il film in questione è Dragon Ball Z La Resurrezione di F, dove F sta ovviamente per Freezer, ma non c'era bisogno di dirvelo. E allora perché ve l'ho detto? Uscito ormai nel lontano 2015. Le vicende narrate in questo film sono poi diventate canoniche in Dragon Ball Super con la seconda saga del manga chiamata appunto Resurrezione di F o anche Saga di Golden Freezer. In questo modo gli autori sono riusciti a far tornare in gioco un personaggio che, nonostante l'estrema crudeltà, ma forse proprio per la sua estrema crudeltà, è ampiamente apprezzato da moltissimi fan, me compreso. Ripercorrendo brevemente la trama, Freezer viene riportato in vita grazie alle sfere del drago terrestri, ma questa volta prima di scagliarsi contro i guerrieri Z decide di allenarsi per 4 mesi e sblocca una nuova trasformazione che è appunto quella di Golden Freezer. Con questa nuova trasformazione affronta prima Goku e poi Vegeta. Inizialmente sembra essere in vantaggio perché ha un'aura potentissima, cheat, ma successivamente i due Saiyan scoprono il punto debole di questa nuova trasformazione, ovvero la sua instabilità, e riescono ad avere la meglio su Freezer, rispedendolo direttamente agli inferi. Sappiamo però che la sua permanenza nell'aldilà non sarà definitiva, infatti qualche saga più tardi verrà riportato in vita inizialmente soltanto per un giorno per partecipare al torneo del potere, ma successivamente su richiesta di Goku, Whis lo riporterà in vita in forma permanente. Questo perché durante il torneo del potere Freezer combatterà al fianco di tutti i guerrieri Z e permetterà all'universo 7 di trionfare. Detto questo, forse mi sono dilungato anche un po' troppo, direi di passare subito all'unboxing di questa strepitosa action figure e ci ritroviamo poi al termine del video, come sempre, per i saluti finali. A tra pochissimo! Iniziamo l'unboxing come di consueto dando una rapida ma accurata occhiata a tutti i lati che compongono la scatola, iniziando dal fronte dove possiamo trovare i loghi di Ichiban Figure, Dragon Ball Super, Master Lease Back to the Film, Toei Animation, Bandai Namco e un'anteprima di Golden Freezer. Sul lato di destra troviamo Freezer visto da una differente angolazione. Questo invece è il retro dove troviamo riportate tutte le avvertenze e questo invece è il lato sinistro. Infine il lato superiore e quello inferiore. Procediamo con l'unboxing. Come possiamo vedere, il personaggio sarà diviso in 3 pezzi: la coda, tutto il resto del corpo e una basetta di supporto per l'esposizione. Ed ecco come appare il nostro Golden Freezer una volta assemblati i vari pezzi. Mi colpisce subito il suo volto, questa espressione beffarda gli si addice un sacco ed è tipica del personaggio. Diamogli una rapida occhiata a 360 gradi per poterne apprezzare meglio tutti i dettagli. Un lato. Guardando il retro mi accorgo che questa riproduzione è un po' come la torre di Pisa, cioè sbilenca, pende da un lato, ma per fortuna con il supporto della basetta riesce comunque a stare in piedi. E questo è l'ultimo lato. Ora restringo un po' l'inquadratura per poter guardare più nel dettaglio le singole parti dell'action figure.
Come accennavo nel segmento precedente, il viso e l'espressione sono state realizzate molto bene. Ci sono soltanto un paio di piccoli difetti che mi sento di far notare. Il primo consiste nella dimensione delle pupille, che sono state disegnate un po' troppo piccole e, guardandolo da alcune angolazioni, tendono a scomparire sotto l'arcata sopraccigliare. Il secondo difetto riguarda invece l'interno delle orecchie, che io avrei colorato di nero per dare un senso di maggiore profondità. Il colore dorato sul corpo con questa doppia sfumatura è stato steso abbastanza bene, anche se si possono notare alcuni errori ed imprecisioni. Per esempio qui. Infine la basetta, che per forma e dimensione sarebbe stata perfetta, non offre però una completa stabilità all'action figure, che come abbiamo visto tende a stare un po' sbilenca da un lato. Parlando di dimensioni, questa statua misura circa 20 cm, un'altezza più che dignitosa. Prima di fare questa recensione avevo letto sul web i commenti di tanti utenti che si lamentavano del fatto che questa riproduzione di Freezer fosse troppo bassa. Io però non sono d'accordo, la trovo un'altezza più che giusta per questo personaggio che, ricordiamocelo, non è una giraffa, e trovo anzi che questa statua sia in perfetta scala con le altre riproduzioni della stessa linea. Come al solito, per darvi qualche ulteriore metro di paragone, adesso lo vediamo confrontato con altre action figure che abbiamo già recensito in precedenza. Iniziando dal nostro inossidabile Goku Super Saiyan God Super Saiyan della linea Maximatic, notiamo che i due personaggi sono stati riprodotti in una scala abbastanza verosimile e sembrano rappresentare la battaglia che si è svolta proprio nel film La Resurrezione di F. Proseguiamo il confronto con una delle action figure che ho recensito all'inizio di questo mio percorso da youtuber, non so se ve la ricordate. Si tratta di una Ichibansho figure Masterless Moving Strong Chains di Master Roshi, o Eremita della Tartaruga qui da noi in Italia. Anche in questo caso possiamo vedere che la scala tra i due personaggi è abbastanza verosimile. Adesso è il turno di Trunks della linea Solid Edge Works. Anche in questo caso le due scale riproduttive si assomigliano, infatti è corretto che il Saiyan appaia più alto rispetto a Freezer. Confrontandolo con la Glitter and Glamours di Videl, notiamo che Freezer inizia a sembrare un ognometto da giardino. In questo caso le due scale utilizzate non combaciano, c'è da dire anche che la linea Glitter and Glamours spesso non riproduce le protagoniste con le reali altezze, ma anzi ne enfatizza moltissimo la lunghezza delle gambe. Con questa Ichibansho figure Master Lee's Back to the Film di Broly siamo arrivati ai pezzi grossi. In questo caso comunque si tratta della stessa linea e secondo me la scala è stata più o meno rispettata. Infatti Broly è un personaggio molto grosso e ingombrante, ma anche molto alto. Ma adesso, prima di arrivare alle valutazioni finali, due ultimi confronti con altre due riproduzioni dello stesso Freezer, di cui però non avete mai visto gli unboxing sul mio canale perché le ho acquistate diversi anni fa. La prima è questa stupenda Banpresto World Figure Colosseum che riproduce Freezer nella sua forma base, così come è apparso inizialmente nella saga di Namek. Mentre questa è una DXF, sempre targata Banpresto, che riproduce l'alieno nella sua terza trasformazione, che è stata poi anche l'ultima conosciuta per diverso tempo, fino a quando più recentemente non ha potuto trasformarsi in Golden Freezer. Mi piace molto il fatto di avere una riproduzione per ognuna di quelle che io considero essere le trasformazioni principali di questo personaggio. Ma adesso è arrivato finalmente il momento tanto atteso delle valutazioni. Per l'espressività il mio voto è 8. Trovo che il viso sia uno dei punti forti di questa statua. Alla colorazione darò invece 7. È stata stesa abbastanza bene, ma in alcuni punti ci sono delle imprecisioni. Alla basetta darò invece 6. È piccola e non dà molto nell'occhio visto che è trasparente, tuttavia non dà un perfetto equilibrio al modellino, che come abbiamo visto tende a pendere un po' da un lato. Alla posa darò 8, è una posa tipica di Lord Freezer e mi è piaciuto che sia stato riprodotto in questo modo. Infine, per il rapporto qualità-prezzo, il mio voto è 7. Ho pagato questa action figure 47 euro comprandolo da un rivenditore su Amazon, è sicuramente un buon prezzo, ma avrebbe potuto costare anche un po' meno. Tirando le somme, la media farebbe 7,2 che arrotondiamo quindi per difetto a 7.
ben ritrovati! Vi chiedo, se vi è piaciuto anche questo nuovo unboxing, di mettere un pollice in su, di iscrivervi al mio canale e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sui prossimi contenuti, di condividere il video sui vostri canali social. Inoltre, se già non lo fate, di iniziare a seguirmi sulle mie pagine di Instagram e Facebook, dove mi potete trovare con lo stesso nome con cui mi trovate qui, Uramariki, Professione Nerd. Un'ultima cosa molto importante, vi ricordo anche di lasciare un commento sotto il video per farmi sapere cosa ne pensate di questo unboxing, ma soprattutto se vi è piaciuta la saga della resurrezione di F e il fatto che abbiano fatto tornare in vita questo personaggio. Ho concluso, perciò vi do appuntamento al prossimo video. Ciao ragazzi, a presto!